Questo è il passaggio tra Porto Venere e la Palmaria, la chiesetta di Sant'Antonio Abate. Ancora oggi rimane fra le grazie a Porto Venere occasione di incontro, segno di pace, testimonianza di tradizioni e di memoria. Dalla chiesa di Sant'Antonio Abate stiamo salendo verso Porto Venere. O meglio, per la verità dovremmo scendere verso Porto Venere, però siamo saliti un po' per non camminare sull'asfalto principalmente, ma in mezzo al bosco facciamo questa camminatina. La bettina lì davanti, eccola qua. Siamo in mezzo agli ulivi che tra un po' dovrebbero essere raccolti. Di solito verso ottobre, novembre, dipende un po' dall'altitudine, ma qua siamo sul mare, dovrebbero essere raccolti. 180 metri sul mare. 180 metri, però siamo all'altezza del mare. Qui c'è la diga del golfo, la diga di protezione del golfo di La Spezia, con subito dopo la diga tutte le coltivazioni di mitili. Allora, non so se è Bettina che non sa coordinarsi con la carta, comunque siamo in mezzo agli ulivi, tra un po' iniziano le raccolte, tutto chiuso e cintato. È peccato che ti mettono i cancelli con i lucchetti lungo i sentieri, quindi che cavolo se è fai? proprietà privata magari Se non c'è lo fanno. scritto. Siamo arrivati al bivio Forte Muzzerone, bivio Cave Muzzerone, bivio ancora, quota 191. Noi proseguiamo di qui verso la nostra destra, direzione Porto Venere. Andiamo. Quella là davanti è la spiaggia della Palmaria. Esatto. Quindi vuol dire che siamo proprio sopra Porto Venere, a picco. Ulivi, vigna, golfo. Liguria. Siamo arrivati al rifugio Muzzerone, che è proprio sopra Porto Venere. Ecco laggiù, si vede Porto Venere, il mare mosso, il passaggio di Porto Venere. Ma guarda che c'è, Betty. Oh, che paura. 2 cinghialotti. Cuccioli con la mamma Cuccioli. che arriverà a breve. Qui pare abbiano anche 12 posti letto in camerate con letti a castello, stile proprio rifugio di montagna. E in più hanno delle tende là e dei piccoli bungalow che daranno in affitto. No. Sì, e guarda Va. quanti qua. Oh, che paura. Vabbè. Andati di là. C'è un cucciolo. Eccolo lì. No, speriamo che siamo bravi. Signora si è sistemata. Siamo al rifugio del Muzzerone. Questo è il panorama che abbiamo. Un po' di cinghialotti che sono ormai civilizzati. Signora, ecco qua che ci mettiamo a tavola. A tavola. Cosa ci gustiamo oggi al rifugio Muzzerone? Ecco qua, antipasto misto. E Mauretto cosa ha scelto? Siamo nel Golfo di Spezia, non si può che prendere delle cozze, dei muscoli come vengono anche chiamati, che sono coltivati direttamente qua. Difatti non sono tanto grossi, ma va benissimo, che solitamente quelli non troppo grossi sono molto molto più gustosi, quindi ne approfitto e vado via. Buon appetito. Grazie. Ci hanno fatto fuori tutti i muscoli. Moscardini in umido con patate e piselli. Proprio come ti faceva la tua mamma da bimbo? Ti È da gustano? tanto che non li mangio, quindi per mi fa quello che piacerissimo. Vai, prendili.
ecco il nostro compagno di viaggio. Ciao, cosa fai? Cerchi cibo? Cerchi cibo? Non ce l'ho cibo io. Questa non è buona, ricordatelo. Sta piovendo? Guarda che arriva qua. Ma non ti fa nulla, ha più paura lui di te. Dai, salta giù. Rifugio cinghiale. E il cane là dietro che... No, li controlla da lontano. Siamo circondati dai cinghiali. Tu sei diventato ormai affezionato qua della... Ma lo paga il coperto? Betty ha fatto amicizia. Come ha paura dei cinghiali, Betty invece con i mici. Lo sai perché i gatti, quando li accarezzi, tirano sulla coda? Ti avvisano dove finisce il gatto. Non hai paura dei cinghiali, tu che i micioni? No, lo stanno cinghializzando. Ne ho già uno in casa di cinghialotto che si chiama Mauretto. Ci manca anche questo. Lasciamo il rifugio nel Dopo- Muzzerone. Dopo un ottimo pranzo. Ottimo a pranzo, base sì, di sì. muscoli, moscardini in Con umido, piselli e patate. e un antipastino antipasto, misto valido. Valido. Non male, riprendiamo. Non male, sì, merita. Merita una piccola divagazione e una sosta qui. In realtà volevamo fare soltanto la mattinata, tornare in barca a mangiare, ma proseguiamo molto volentieri. Adesso saliamo verso il Muzzerone e quindi verso la panoramica che ci porterà tra poco a Porto Venere. Prima il castello di Porto Venere, poi scendi in paese. A questo punto siamo arrivati alla massima quota di 212 metri e adesso scendiamo. Barca ormeggiata all'interno del golfo, stiamo scendendo, non siamo ancora nel borgo, siamo proprio sopra. Porto Venere, Questa è la baia. la baia, il suo castello, vedi che c'è gente che ci sale sopra, quindi vediamo se riusciamo ad entrarci. Il castello, lo stretto di Porto Venere con Le grotte di Byron, le grotte di Byron dove c'è un bel mare. sullo sfondo l'Erice Tellaro, Maralunga, l'isola della Palmaria e tutta la fortificazione di Porto Venere. Anche la chiesa sullo Sperone che si vede bene, una bellissima posizione, non male, ecco. Diciamo che fuori c'è un mare notevole, difatti per noi è impossibile a questo punto mollare l'ancoraggio delle Grazie per andare verso Genova, perché vorrebbe dire subire il maltempo, l'onda abbastanza fastidiosa, e anche già soltanto l'uscita dal passaggio di Porto Venere, che è largo una cinquantina di metri, ha ottima profondità, quindi si passa benissimo, però guardate l'onda di risacca che provoca il mare che frange dentro il passaggio. Mi piace farvi ascoltare solo il rumore del mare in questo momento. Vedo un castello all'orizzonte e anche una chiesa all'orizzonte. Siamo arrivati all'ingresso di Porto Venere, due quadri che hanno un'indicazione sia di Porto Venere che l'itinerario creato da Walter Bonatti. E siamo arrivati a Ceia, che in genovese è a chiesa. A Ceia, piazza di San Lorenzo, il tipico stile genovese, con le pietre bianche e nere, infatti nere, molto chiesa. simile alla chiesa di San Lorenzo di Genova. Una visione della baia, e qua ecco una cosa molto interessante,
i terrazzini fatti con le pietre di mare che creavano questi mosaici. È aperto. Questa qui è chiesa di San Lorenzo. Mare incazzoso. Stiamo benissimo alla nostra radina delle grazie. Vado a vedere il porto. Io ti aspetto su di sopra. Con le grotte di Bairo. Ecco che stiamo arrivando al Castello di Porto Venere. I mulini. Questi sono. ecco che sotto il castello c'è il cimitero. Dove è sepolto Walter Bonatti, Bergamasco Doc. Non so se rende sufficienza l'idea di quanto sia incazzato questo mare. Vederlo nel video. E beh, Rende? se ci si è poi in mezzo Non è divertente. non è divertente. Sul mare la tomba di un alpinista. Ora, dopo un attimo di commozione per una delle persone più ammirate nella storia dell'Italia del dopoguerra, saliamo. Betty non è mai salita, nonostante tutte le volte sia venuta qua, non è mai salita al castello. Quindi facciamo questa scalinata e saliamo su. Ecco qua una visione di Porto Venere dal castello. Il porticciolino, dove comunque un pelino di risata c'è, l'isola di Palmaria e chiesa sullo sperone di roccia da Betty e Mauretto, che comunque è qui che vi racconta le vicende del Porto Venere Village. E di Bettina Sailing e di Sailing Ronic. Ronic. Le mura, La torretta. la torretta, le mura, Diciamo la casa del guardiano penso di sì. con un villaggio fortificato della famiglia Doria, che erano una famiglia Di Capperi. aristocratica genovese, alcuni dei quali dei suoi rappresentanti sono stati anche dogi di Genova. Locale completamente spoglio, ma che dà un'idea di com'era l'architettura castellana dei genovesi, che comunque basavano tutta la loro storia sulla praticità, essendo dei commercianti. La flotta, una flotta temuta che ha fatto rispettare per tanti anni anche la bandiera genovese, di cui si è appropriata, pagandone per un certo periodo anche l'affitto, la flotta inglese. Difatti la bandiera d'Inghilterra viene dalla bandiera genovese. Saliamo nei camminamenti del castello. Vai. Siamo al vertice del castello. Questo è il punto più alto, da dove si dominava anche il versante nord-ovest dalla collina, dove teoricamente potevano arrivare degli assalti, però si è molto rialzati, quindi diciamo che queste mura con le attrezzature dell'epoca si potevano considerare inespugnabili. La forza del mare. Mamma mia. La chiesa di Porto Venere, caratteristica del capo. Ecco qua lo stretto di Porto Venere, bello agitato. Direi che è praticamente impraticabile con una barca in questo momento. Un'immagine di Porto Venere dal porto, con molta risacca all'interno del porticciolo, dovuta
all'onda esterna è un'immagine di Porto Venere vista un po' dal mare. Questi palazzi colorati uno attaccati all'altro, tipica architettura ligure.